Razer ha tirato fuori i cosiddetti e vuole lanciarsi di pieno petto in quello che per molti anni è stato il suo punto debole: l'audio. Recentemente è arrivato Seiren V2 Pro, ma scopriamo assieme se è veramente così pro o ha anche dei contro. Razer Seiren V2 Pro mi è arrivato settimana scorsa ed ero esaltato, nello stesso tempo un po' intimorito. Tempestivamente sulla piattaforma Viola su Twitch l'ho testato, l'ho provato così a freddo, senza troppe ricerche, testando sia software che hardware. Ci sono cose che sto adorando ed altre che non proprio, ma state con me fino alla fine del video per scoprirle tutte assieme. Nel box, molto brevemente, una confezione molto ben fatta, troviamo un It's time to get seen and be heard. Apriamo e troviamo quello che è un signor microfono che ha anche una sua discreta pesantezza. Sempre nella confezione, andando avanti, troviamo una scatola con, presumo, tutto quello che riguarda basetta e cavo, tra l'altro il classico braided cable, quindi telato, molto molto buono. Anche l'aggancio simile a quello degli ultimi mouse che ho visto da Razer, tutto confezionato alla perfezione. Ma è ora di passare al software, perché per molti microfoni brandizzati per streamer il software è spesso una parte dolente in realtà, non perché siano brutti software per la maggior parte dei casi, ma proprio perché non esistono software. Ma poi tutti i content creator, ma soprattutto gli streamer, avevano questa necessità di andare in live e poter regolare e distinguere le tracce audio, in modo tale che si poteva così alzare il volume dei teammates, quindi dei nostri compagni di squadra, e magari abbassare in diretta, insomma, velocemente il volume del gioco, in modo tale che magari, non so, gli spari dei fucili, per esempio, in un gioco FPS non coprissero quello che era poi la voce dei nostri compagni. E un metodo alternativo che si trovava a questo problema era creare diverse fonti audio utilizzando diversi software come Voicebeater Banana o altri software dedicati. Ma ovviamente sorgeva un problema che non era immediato per nulla, cioè bisognava seguirsi magari 10-15 minuti di tutorial su YouTube, non si sapeva neanche dove andare a toccare, a metter mano. Ma poi è arrivata il gato e ha detto: ok, lo faccio io per primo, io sono il portabandiera degli streamer, degli accessori per streamer, e decido di fare questo software che permetta facilmente, in modo comodo, di regolare questi volumi, queste tracce, fare in modo di non avere problemi in live e di risolvere problemi che normalmente potevano anche allungarsi per decine di minuti in pochi secondi. E Razer cosa ha fatto? Ha preso spunto da questa idea, inserendo nel suo software classico Synapse, che è il software classico che avete già probabilmente utilizzato tutti voi se avete mai avuto un dispositivo Razer. È quello che controlla poi tutte le periferiche, tutti i dispositivi che Razer vi vende, vi propone. Una volta inserita la USB del vostro microfono, del vostro Seiren V2 Pro, automaticamente comparirà un messaggio sovraimpressione sullo schermo che vi dirà: guarda che per utilizzare questo microfono devi utilizzare il nostro software Synapse, quindi ti consiglio di scaricarlo. Quindi procedete, scaricate, installate il tutto nel vostro bel PC. E ragazzi, cosa succede? Vi si apre questa schermata, una schermata molto interessante che vi permette di manovrare alla grande tutto quello che è il volume, tutti quelli che sono i valori, i volumi di entrata e i volumi di uscita durante le vostre live stream, o banalmente se state registrando un video durante i vostri video. Potete addirittura attraverso degli slider controllare in contemporanea tutte e due. Quindi per esempio, se noi vogliamo che il volume che noi sentiamo in cuffia e il volume che la gente ascolta in live sia lo stesso, identico, possiamo cliccare su quella bella icona di collegamento. Questo ci permette di muovere gli slider contemporaneamente in modo molto semplice. Vi confermo inoltre, andando in controcorrente rispetto a quanto hanno detto chi ha fatto le recensioni precedentemente, cioè appena è uscito il microfono, ormai è uscito da circa un mese, il software all'inizio non era ottimizzato, non andava bene, diciamo che c'era un po' quella sensazione che il prodotto fosse stato lanciato troppo presto. Cosa ha fatto Razer? Nelle settimane più recenti ha aggiornato il tutto e io personalmente, dopo una settimana di utilizzo, non ho trovato nessun tipo di problema. Una cosa interessante anche è che hanno aggiunto delle funzioni proprio per il microfono, una sorta di equalizzazione integrata nel software, in modo che non dovete smanettare troppo dietro OBS. In realtà, secondo me, a parer mio,
Dovreste farlo, andate a vedervi questo video che ho creato dove parlavo appunto di che filtri inserire su OBS per migliorare il vostro microfono e avete una voce sexy così. Quindi hanno aggiunto un high pass filter che permette di rimuovere quelli che sono i rumori di sottofondo, per esempio delle ventole, di un'aria condizionata eccetera. Ovviamente non fa miracoli, dopo lo vedremo assieme nel test audio. E poi hanno fatto un'altra bellissima cosa che è inserire un gain limiter, cioè per dirvela breve in inglese, non clipperete, o meglio, quando il volume della vostra voce sarà troppo elevato, automaticamente il software andrà a ridurlo, a comprimerlo. In altri video l'ho già spiegata questa cosa. Se siete interessati a più tecnicismi e a consigli più precisi su questo tipo di funzioni, filtri eccetera, iscrivetevi al canale e andate a vedervi i miei video vecchi, perché ce ne sono davvero tanti riguardanti l'audio. Ma è giunta l'ora di farvi vedere quello che è il protagonista di questo video, e cioè il scherzo, Razer Seiren V2 Pro. Eccolo qua con il pop filter che è integrato, in realtà come vedete dalle immagini è integrato. Interessante, utile, carino, non mi piace esteticamente, ma una volta che è stato inserito lo lasciate appunto gonfiare e vabbè, lasciamo perdere. Come vedete, potete notare, abbiamo un fantastico pulsante che ci permette di mutare il microfono e smutare il microfono. Non so se esiste smutare, ma avete capito. Abbiamo un gain che permette di aggiustare il volume del microfono che entra, quindi in input il gain aumenta quello che è il volume del microfono, e un volume. Il volume invece è quello che appunto noi sentiamo in cuffia. Quindi se noi alziamo, per dirvi, il volume, noi sentiremo un volume più alto, perché vi ricordo anche che questo microfono ha anche un jack per poter monitorare l'audio che sentiamo, quindi possiamo sentire la nostra voce inserendo appunto una cuffietta qua dentro. Quindi comunque utile anche per chi fa podcast. Un'ottima funzione in realtà che hanno fatto bene a pensare quelli di Razer, che permette appunto di inserire un jack 3.5, inserirlo per esempio in una Go XLR e poter utilizzare il microfono e equalizzarlo attraverso la Go XLR, che è una funzione per un upgrade futuro molto interessante in realtà, senza dover cambiare microfono. È davvero una cosa veramente buona. Per fare un test più accurato, siccome questo microfono, tra l'altro notare, è un microfono dinamico a differenza di altri microfoni come il suo amico molto simile, probabilmente fratello separato dalla nascita, Blue Yeti, che è a condensatore, questo microfono dinamico, quindi per farla povera riuscirà a ridurre un po' quello che è il rumore di fondo e piccoli rumorini. Lo monteremo a una boom arm, non utilizzerò questa del Gato che tra l'altro avete visto in recensione settimana scorsa. Se non l'avete visto andate a recuperarvela, vi metto qua sopra il link e sotto in descrizione la scheda. Ma per smontare questo dispositivo dovete semplicemente svitare questi piccoli tondellini qua che vedete, non so se esiste tondellini, ma insomma avete capito. Queste viti le svitate. Una volta svitate potete semplicemente far uscire quello che è il microfono, e ci sono questi gommini, quindi sono dei gommini che potete togliere appunto se non vi piace o lasciare a vostra discrezione, ma non sono molto stabili, quindi vi consiglio comunque di toglierli. Inoltre Razer ha inserito qua sotto l'attacco USB-C che poi andrà a scomparire nel momento in cui inseriamo il cavo che ha forma del culo del microfono, e questo gommino superiore che possiamo togliere anche quello, e vedremo un aggancio per boom arm, quindi per un braccio da microfono. Serve inoltre un adattatore se non avete l'aggancio giusto per il microfono sulla vostra boom arm. Una cosa importante da sapere è che il pick up di questo microfono, cioè dove prende meglio la voce, è qua sopra. Quindi direzionarlo in questa maniera. Una volta fatto questo dobbiamo attaccare il nostro cavo USB. Vedete che si è accesa questa lucina verde. Una piccola critica che voglio muovere a questo microfono è il fatto di non avere un pulsante, che ormai è un po' dappertutto, touch sensitive, che permette e evita di fatto vibrazioni. Ho fatto una live dove lo tenevo tipo gelato così e non mi ha dato troppi problemi in realtà, quindi suppongo che il sistema anti-shock, diciamo, interno al microfono sia ottimo, e da quel punto di vista lì complimenti Razer. Però magari il tastino l'avrei fatto touch sensitive, parere mio. Quindi bestia sexy, abbiamo i due microfoni, ok? Abbiamo i due microfoni, adesso faremo un test audio, registreremo degli audio e sentiremo come si sente. Questo è un confronto tra due microfoni, il Razer Seiren V2 Pro e lo Shure SM7B. Entrambi sono solo con high pass filter e compressore. Se vi piace quello che sentite, ricordatevi di seguire il povero Luca De Pazzi su Instagram per vedere le anteprime di tutti questi nuovi prodotti, e soprattutto per testare la compressione di questo suono, di questa voce,
spaccate il tasto like. Ovviamente una piccola premessa è che lo scontro non è alla pari, ovviamente, perché questo è un microfono da 150 euro e questo è un microfono che, sebbene nel link sotto su Amazon lo trovate a molto meno, è etichettato come un microfono da oltre 400 euro sul sito di Shure. Quindi è un confronto abbastanza fuffa in realtà, però c'è da dire che serve a voi per capire la qualità effettiva di questo microfono confrontato ad un microfono del genere. Quindi se vi piace quello che sentite, ricordatevi di seguire ragazzi, il povero Luca De Pazzi su Instagram per vedere le anteprime di tutti questi nuovi prodotti e soprattutto per testare la compressione di questo suono, di questa voce. Spaccate il tasto like! Devo dire che anche la compressione sul finale è stata ottima in realtà, un po' meglio questa, ma questa ovviamente è modificata manualmente a seconda della mia voce, quindi quello è un po' un cheat. In realtà potete eventualmente, se pensate che sia troppo debole, potete ovviamente entrare nei filtri di OBS e cambiarla, ma in tutta onestà un gran signor microfono. Per chiudere il video vi dico che onestamente la costruzione del microfono fa uno step successivo nel mondo Razer per quanto riguarda i microfoni, dopo averci abituato per anni a microfoni plasticoni. In realtà, e questa è una critica che mi sento di muovere a Razer. Io infatti inizialmente ero indeciso, volevo addirittura comprare un microfono Razer perché sono un fan di Razer da quando andavo alle superiori, cioè da più di 10 anni in realtà, quando vedevo la qualità dei microfoni poi dal vivo e non mi sapevano di un buon microfono durevole. Questo ragazzi è un ottimo microfono, resistente, ovviamente una fascia di prezzo che è già altina, è più dello Yeti in realtà. È un microfono dinamico, quindi riuscirà a ridurre tanti rumori di fondo e di fatto non ce ne sono così tanti USB di microfoni dinamici. A memoria così a getto mi viene questo, mi viene lo Shure MV7 che è un gran microfono ma costa anche 60-70 euro in più. Quindi se vi è piaciuta questa recensione di questo microfono, vi piace come le faccio, potete vedere ancora qua quella di questo qua invece dello Shure SM7B o SM7B, come volete, se volete chiamarlo in italiano o in inglese. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, sia stato utile. Spaccate di brutto e ci vediamo alla prossima.